modo migliore per sostenere il progetto è lasciare un like e un commento con la tua opinione qui sotto. E se ti va di restare aggiornato su tutte le pubblicazioni, ti basta iscriverti al canale. A presto, ciao! Si crea un sigillo magico intorno ad esso, poi si diramano diversi sigilli, non riesce a staccare volontariamente la mano. Dopodiché la barriera magica vedete che si dissolve fino ad unirsi alla mano di Seika. Il titano si gira, afferra il suo enorme martello, tutto trema. Chi è costei che ha rubato il mio artefatto? Siete stati voi al suo servizio, vero? E la figura di Archibald riappare, sospeso a mezz'aria, caricando il pugno dalla spalla, e il gigante, mentre c'è una piccola freccia, un esserino minuscolo che gli colpisce un occhio, un costrutto che gli colpisce l'altro, vabbè, carico! Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero, illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Siamo all'interno di una stanza. I mattoni sono scuri, invecchiati, coperti da alcune ragnatele, nella quale ragni insidiosi si stanno muovendo cercando la preda. In alto ci sono delle finestre dove sono rappresentati delle scene di alcune creature a rogo. Forse non sono proprio creature, sono delle donne, ma hanno un aspetto diverso dal normale. Qualcosa sui loro volti le rende macabre, se vogliamo usare un aggettivo giusto. E in fondo al salone un enorme albero che si annoda, segue le pareti ed è completamente spoglio, secco, bruciato. Poi la porta si apre e una donna alta, decisa, la riconoscete, la riconosciamo tutti. Ormai da tanto tempo che la vediamo. È Tasha, con una luce accesa all'interno dei suoi occhi. Tiene in mano un talismano in oro con incastonati quelli che sono forse dei gioielli o una gemma verde come lo smeraldo. E intorno alla sua mano un'energia magica. Crea lo stesso bracciale che aveva Mordenkainen all'inizio della nostra stagione. Avanza decisa fino ad arrivare di fronte all'albero. Improvvisamente, tante piccole luci cominciano a sprigionarsi ovunque. Danzano intorno a lei e lei accompagna con la sua mano il movimento di alcune di queste. Ne afferra una e la rinchiude all'interno del suo palmo. Poi ne segue un'altra, la prende e la aggiunge all'altra. Infine si guarda bene intorno, aspetta qualche momento e poi ne afferra un'altra, come se questa non volesse farsi afferrare. Poi stringe bene i palmi, comincia a modellare e lancia alle sue spalle quelle che sembrano 3 piccole melme che cadono al terreno e piano piano cominciano a modellarsi degli scheletri deformi che si alzano sempre di più. Vediamo la schiena di Tasha, perfetta in ogni suo lineamento, e quando il rumore di ossa e carne smette di riempire quella stanza, si sente una voce femminile, quasi come se fosse anziana dalla reucedine. Cosa ci facciamo qua, sorelle? Tu, maledetta! Ci hai truffato! Ci hai ucciso! E ora ti ucciderò!
e improvvisamente appaiono 3 catene intorno al braccio di Tasha, che stringono intorno al collo delle 3 donne dietro di lei. I draghi si preparano a combattere. Tarisdun sta creando un esercito. E la regina delle streghe potrebbe stare ferma? No, sorelle. È il momento di attuare il vostro piano. Ma non sarete voi questa volta ad attuarlo. Sarò io. Sarò io a comandare, sarò io a creare la congrega più grande del mondo. Soltanto che voi non potete opporvi, perché questa è la vostra debolezza, sorelle. Il caos dentro il vostro sangue. C'è bisogno di qualcuno che riesca a comandare questo caos e a portarlo alla vittoria. Le altre stringono i denti, dopodiché calano la testa. La telecamera, uno alla volta, mostra i volti delle 3 streghe e tutte e 3 sono in ginocchio di fronte alla regina delle streghe. Il titano di fuoco vi guarda e le sue ferite si rimarginano molto velocemente, come se le fiamme stessero cauterizzando tutto quello che avete fatto. Poggia il suo enorme martello. Bene, è stato un piacere questa dimostrazione di amicizia. Perché eravamo arrivati a discutere? Amicizia? Amicizia. Lo diciamo insieme. Sì. Amicizia? Oh, sì, si combatte solo quando 2 spiriti, i muscoli e la carne si uniscono sotto il ferro che batte, è lì che nascono le più grandi amicizie e da ora siamo amici. Ho bisogno di sedermi. Quindi le catene della carne che mi sta bruciando... Sì, sta ancora bruciando. Io e scusa. te che ora siamo diventati amici. Spariscono come cenere. Ah, grazie. E io faccio scomparire poi il drago, che lentamente si dissipa in questa polvere argentea. La mia memoria non è più quella di una volta. Perché eravamo arrivati a questo momento? Lacrima. Ah, la lacrima, sì, ve la prendo subito. Non ce l'hai? No, No. Ah, vero, non ce l'ho. no, eravamo venuti qua per provare a rifarla, dato che voi... Oh, no, non posso rifarla. I più antichi titani hanno costruito quell'artefatto quando i tempi furono giovani. Sì, puoi. Da seduta per terra indico Jasper e gli faccio poke sul fianco praticamente. Quella dovrei... L'idea è strana, molto in aria, diciamo sì, campa nell'aria, quindi ci servirebbe la vostra incredibile sapienza in merito. La particolarità dell'abbigliamento che porta in... Mi ha detto sapiente. Come? Mi ha detto sapiente. Sì, l'ha detto. Sì. Era da tanto che non mi dicevano sapiente. Dicevo, la vestigia che porta il nostro amico ha una proprietà particolare, che è quella che oltre a muoversi nello spazio riesce a muoversi nel tempo, un po' come mi sembra di aver intuito faccia la lacrima del drago. Ora, essendo che la lacrima del drago non c'è più ed sapendovi anche così sapiente, così conoscitore di di questi artefatti ed essendone in un qualche modo le mani che ha creato, noi ci chiedevamo se era possibile appunto trasformare o fondere la vestigia in una nuova, lasciami passare il termine, scaglia del drago, che non sarà effettivamente magari una scaglia o... per questo mi affido alle vostre mani. Dice la lacrima. Lacrima, amore, lacrima. Lacrima, sì, grazie. Non posso farlo. Neanche con la sua vestigia che ha le stessi... Poteri. Forse potrei farlo, Ma con gli strumenti che ho qui non posso. io mi guardo intorno. E di che strumenti avrebbe bisogno? È molto complesso il lavoro per creare qualcosa di così potente e importante. Non solo degli strumenti adeguati, ma serve anche un'energia magica, cioè primordiale, non indifferente. E dove potremmo recuperarla? Lui si alza, prende l'enorme libro mastro, lo apre. Tutto trema un altro attimo come in passato. Comincia a girare le pagine
e va verso le prime. È lì che sta vedendo, leggendo. Poi alza il librone. Vedete? E c'è una figura molto stilizzata, ma elegante allo stesso momento. Nello stile artistico, nei giorni moderni direste medievale, dove ci sono 3 titani che stanno battendo il ferro. Capite un po' dai dettagli, anche se non sono ben precisi, che sono 3 titani diversi. I nostri predecessori si univano insieme per creare questo, che era in grado di tenere le linee temporali ferme in un'unica via, perché se fosse andato qualcuno in giro nel tempo, poteva tornare in questo posto. Questa era l'unica vera linea temporale. Quindi ci servono altri 2 titani? Sì, o comunque qualcosa del genere. Però se li portaste qui non sarebbe male come cosa. Ok. Comunque, tra parentesi, mi fa ridere che ha imparato a leggere. Scusate. Sì. No, in realtà è la figura. Ah, ci sono le figure. Ho capito. Se magari un altro titano richiede la vostra presenza da un'altra parte, voi sareste disposti a lasciare la fucina per quel misero tempo? Oh no. Ok, perfetto. No, non è so. Ok. Troppa luce. Vi ringrazio per la sincerità nella risposta. Quindi 3 titani, potere primordiale, la magliettina di Jasper e potremmo ricreare la lacrima. Comunque la nostra prossima meta sarebbe stata la corte di Borealis, quindi in caso, se tutto andrà bene, potremmo chiedere a lei. Non a lei nello specifico, ma se ha un altro titano disposto a seguirci. Allora è stato un piacere e speriamo di rivederci in tempi stretti e anche in tempi migliori. Oh, sì, che tu non puoi essere oltre i tempi stretti. Bene, se abbiamo finito, andiamo via? Comincia a fare caldo qui. Un'unica cosa, caro amico titano. Avresti un qualcosa che potrebbe rappresentarti? Sai, non si sa mai. Poi ci dicono no, non siamo stati alla fucina e così almeno possiamo dire ti conosciamo, sei il nostro amico. Esatto, qualcosa che dica ehi Talos è con noi. Non avrai, per dirti, sei un fabbro, avrai un tuo marchio. Oh, dammi il tuo ramo, piccolo. Non capisci come, proprio con la punta del suo dito, così come se riuscisse a maneggiare il ramo, vedi che questo si ingrandisce, diventando la grandezza quasi di un albero. È tutto così magico, è come se in pochi attimi lui avesse fatto una sorta di rituale, incantesimo. Tutto si riempie di vapore, i rumori del battere del ferro, nonostante stiamo parlando di un albero. Poi diverse rune magiche si cospargono ovunque, le imbriglia con le sue mani e le incastona all'interno dell'enorme ramo. Poi questo ritorna a essere lo stesso artefatto, quel piccolo globo di energia. Con la punta del suo dito lo avvicina a te. Lo prendo. La mia manifattura è conosciuta in tutto il mondo, piccolo elfo. Mostragli quello e sapranno con chi avranno a che fare. Buon viaggio, piccoli eroi. Amici, siamo amici. Amici? Sì. Ciao Talos, grazie ancora. Grazie mille, amico mio. Grazie. Grazie a voi. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tier è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 art
artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. La scena cambia, un leggero avanti veloce, giusto per non perderci troppo all'interno di un viaggio tranquillo, perché nessuno osa avvicinarsi così tanto alle mura di Vetrascaglia. Ed è il motivo per cui questo piccolo accampamento di giganti, piccolo per loro, non sicuramente per degli esseri umani, è situato in cima a una montagna non troppo lontana. La telecamera va su 4 avventurieri, uno sul suo cavallo e gli altri 3 su qualcosa di un po' più bizzarro, simile a un cavallo, ma ricoperto da scaglie invece che dal pelo, una sorta di corno ricurvo sulla cima della testa di questi cavalli, e non hanno i denti uguali, anzi, in alcuni momenti questi ringhiano ad alcuni piccoli animaletti che si avvicinano a loro. Potremmo definirli un'unione tra un cavallo e un draco. E in cima a questi 4 avventurieri c'è il nostro Dagnil. Allora io alzo la testa, noto la forma assunta da Doug. Dai, questo non fa così schifo come le altre. E intanto scendo perché sono il Big Hole, quindi sono abbastanza grosso. Senti le ventate. Mi sento un po' strano, troppo perfetto per me. E parto di nuovo in aria. Il una volta che- cappello! E arrivate con pochissima difficoltà e davanti a voi, in cima a un crostone nella montagna, insieme alla neve che ricopre questo posto, che stranamente non ricopre interamente l'isola. Vedete alcuni spicchi, non tutta per intero, una parte dove un vulcano è in attività e tutto intorno sembra completamente bruciato. E dietro di voi Vetrascaglia è sempre in primavera. Questo, a chi è più affine alla natura, sa bene che grazie ai titani o grazie ai draghi, la quale energia primordiale ovviamente modifica anche gli ambienti in cui si trovano. E davanti a voi sono delle palizzate alte 3 metri, esageratamente alte per essere delle palizzate difensive. E poi un gigante dalla pelle biancastra, quasi azzurra, che posiziona uno dei pali e batte per ripararlo. Per voi è una palizzata troppo alta, per loro no. Il paesino di fronte a voi sembra uno di quei paesini norreni con le capanne, le mura in pietra e poi in cima, più in alto rispetto a tutte le altre costruzioni, c'è una gigantesca casa ornata con ossa e teschi di animali. Un enorme teschio di un mammut è sopra il portone principale ed è alto quanto il vostro amico. Mi giro verso Seika. Guarda, commetto che noi dobbiamo andare lì dove c'è quel teschio. Me lo sento nel cuore. E ti Perfetto. senti bene? Sono pacifici comunque. Beh, è meglio scendere ora. Faccio quello che di solito faccio quando arrivo, tranquillamente. Quando avvicini il gigante che sta riparando la palizzata, guarda, oh, saluta e tutto il villaggio sta più o meno continuando la sua normale giornata. Ci sono enormi animali da soma, non grandi quanto i giganti, ma danno il loro contributo e sicuramente 2-3 volte una vacca. Pian piano, mentre avanzate, alcuni cominciano a notarvi, si fermano, si girano e vi guardano. Nonostante sia morto da poco, Victor comunque sembrerebbe che la notizia del suo lascito stia circolando molto velocemente. Arrivate di fronte a questo palazzo in roccia imponente, un po' come i palazzi dello Jarl, 2 enormi giganti dalla pelle grigiastra, una lancia fatta con la mascella di alcuni mammut, sono fermi, retti, accanto all'enorme portone. Buongiorno, portiamo doni e richieste per Borealis. I 2 si guardano. Saresti? Sono il drago d'argento di Vetrascaglia, però lo dico tipo in maniera poco convinta proprio. Si guardano per un attimo. Non è un drago. Il portone improvvisamente al tuo schierissima voce si apre e sentite una voce dal profondo. Idioti, fatela entrare. Sì, idioti, fatemi... Grazie. Scendo da cavallo. Che sono idioti? Prendo il metalupo da una zampa e me lo trascino. Camminate tra le sale ben curate di un legno perfetto. Ogni cosa è adornata per essere
il più bello possibile, anche se tutto è molto spartano e anche più funzionale che estetico, crea ovviamente qualcosa di molto sontuoso. In fondo al palazzo, un enorme trono in legno dove alle spalle cresce un albero bianco come l'avorio, le foglie anche dello stesso colore, e una figura titanica seduta sul trono. Emana una luce quasi sacra. Delle piccole nuvole gli girano intorno come delle serpi che si inerpicano su un albero. La sua pelle grigiastra, questo contrasto con le nuvole molto onirico. Gli occhi bianchi come il ghiaccio danno una parvenza di una creatura fredda e giudicante, e a contrastare tutto questo la chioma castana che gli cade sul petto circonda alcuni di quelli che sono dei gioielli dorati un po' ovunque, e una lancia in ferro battuto è appoggiata accanto al suo trono. Avanzo in ginocchio davanti al trono. Io seguo la gestualità di Seika, mi sembra giusto. Anch'io. Sì, io. Non abbiate timore, non c'è bisogno di inginocchiarsi di fronte a me. Alla fine è un discorso tra regnanti, no? Il tuo lignaggio è famoso, mia cara Seika. Grazie, credo. Borealis, so che questo dono non è degno della vostra grandezza, ma da noi sì. Quindi vi ho portato questo in segno di rispetto, pace e cos'altro. Chiedere un favore. Sì, siamo venuti per chiedervi un favore. Rimane un po' sconcertato dai tuoi discorsi, poi fa un movimento con la mano e appaiono due, prima piccoli tornado, poi diventano dei servitori del vento, degli elementali, che prendono la tua pelliccia e si allontanano. Grazie. È un regalo da un re, è comunque un regalo da un re, a una regina, perdonami. Questi sono i miei compagni, loro sono Opal e Jasper Magister, Archibald e Dagnil. E tu non hai preso proprio nulla da tuo padre? Petto in fuori, sii più sicura quando parli. Giusto. Non ho avuto molto tempo per esercitarmi. In ogni caso, per farla breve, loro vogliono salvare il mondo? Più specificatamente la linea temporale, che il mondo è proprio tipo tutto. Si alza il vento mentre state cominciando a parlare all'interno della stanza. Vi abbiamo offesa in qualche modo? Mi sembrava un discorso tra regine questo. Cerco di assumere un attimo più sicurezza. Mi faccio seria. Non so darvi dettagli, davvero. Purtroppo li conosco da poco tempo, troppo poco tempo, però mi fido di loro. Sono brave persone. A quanto pare c'è un problema con una minaccia a queste linee temporali e i miei compagni stanno cercando di riforgiare la lacrima del drago, perché attualmente quella originale è andata perduta. Ed è per questo che un dio antico è venuto a bussare alla mia dimora tempo fa. Un dio antico? Ha chiesto di unirmi alla sua battaglia contro il potere di Vetrascaglia e di coloro che credono negli dei, gli stessi che hanno ucciso i miei antenati. Contro Vetrascaglia? Mi guardo un attimo attorno. Questo è un incontro amichevole? Dipende dalla richiesta. Sarei indiscreta se vi chiedessi se avete accettato la proposta di questo dio antico. Se io avessi accettato la richiesta, sarei qui a parlare con te. Hai sicuramente la bellezza di tuo padre e forse anche la forza. Sono i modi e il portamento che forse sono più attribuibili a un altro rango. Sono abituata a solitudine e prede morte. Chiedo E scusa cosa ti per ha i miei portato modi. tutto questo? Ti parla proprio sopra. Ha una bella vita finché mio padre non ha deciso di morire e farmi ereditare qualcosa che non volevo? Hai mai visto cos'è una guerra, una battaglia? Ammetto di no. Però il mio tono si è fatto più insolente, come se all'improvviso non fosse più una regina dei titani che ho davanti, ma una stronza qualsiasi. Quindi sono di nuovo quella Seika alla taverna che provocava. Sapete cosa significa vivere una guerra, una battaglia? Il ferro che scorre tra le vostre carni? Sì. Proprio schiarisco la gola e
Sì, signora. Vedi, Seika, si vede proprio la luce nei loro occhi che dimostra che hanno visto la morte in faccia. Non dubito che le loro esperienze superino di gran lunga le mie. Perché dovrei portare i miei uomini e donne a impugnare le armi e a combattere per qualcuno che sì, ci permette di vivere in tranquillità qui, ma sempre di draghi metallici parliamo. Belli, sotto la luce del sole. La verità non lo so. Non ho dei motivi davvero validi e neanche a malapena sufficienti per chiedervi di impugnare le armi e aiutarci. Io non lo volevo neanche fare, però queste persone mi hanno convinto del contrario, o quantomeno. C'è qualcosa di molto più grande che vuole distruggere tutto. E io voglio lottare per quelli che amo. Se questo è l'unico modo, allora. Quando dici questa cosa appare un sorriso sul volto del titano. Quindi tu vuoi lottare per chi ami? Bene, che scelta difficile. Alzo la mano. Prego. Con permesso, mia signora, ho notato nel suo tono di voce un certo, neanche troppo velato risentimento, comunque non simpatia verso i regnanti compagni di Seika, però posso provare a esporle un altro punto di vista. È vero che Seika in questo momento è qui e parla anche per la sua città, ma lei non è un drago, lei è un'anomalia nel sistema, e quindi se è vero che i draghi metallici sono belli alla luce del sole, ma quando ci sono le nuvole io non lo so, ma lei a quanto pare sì, Seika è diversa. Seika non è un drago metallico, non ha bisogno di luce esterna per risplendere. Perché non prova a darle una possibilità? Potrebbe essere una ventata di aria fresca per questo posto. Parole taglienti da qualcuno che potrebbe essere completamente schiacciato da uno dei miei piedi. Sono già morto una volta, quindi... Si vede il gufo, perché non mi ero ancora trasformato, che lentamente si chiude per aprire un piccolo spiraglio tra le sue ali. E si vede come se fossero collegati nella sua pelle le piume che ritornano a diventare di nuovo pelle. E fuoriesce Doug, però un po' più piumato, un po' più druido. Osserva bene la regnante. Mi dica, Regina Borealis, perché questo test? Appare un sorriso sul suo volto. Perché bisogna sempre sapere qual è il fianco con il quale combatterai. Ha assolutamente ragione. Io direi di... mostrando la mano che si trasforma in vestigia con le rune del titano del fuoco. Quando la vestigia tocca il terreno, impressionante. Va bene, possiamo smetterla. Anche lei fa una leggera risata. Stavo solo vedendo quanto la figlia fosse distante dal padre. Certo che combatterò a fianco di colui che mi ha difeso e mi ha aiutato nel momento del bisogno, perché lui avrebbe fatto così. Mi spiace tanto avervi delusa, dico col tono più sarcastico e tagliente che riesco a emettere. Non devi deludere me. È tuo padre che potrebbe rimanere deluso. Saremo al vostro fianco. Non combatterei mai a fianco del dio dell'inganno, del tradimento e del caos, ma combatterei a fianco di chi morirebbe per questo posto, per queste terre. Su, cos'è questa serietà? Quindi come funziona? Si passa ora? No, c'è un'altra richiesta. Esatto. Sì. Qual è questa richiesta? Su? Ed è un po' più accomodata sul suo trono. L'altra richiesta riguarda la lacrima. Del drago. Per forgiarla Aggiornami. ci servirebbe l'aiuto di altri 2 titani. Suppongo che uno di questi titani sia io. Serve un titano, in effetti, e vedo solo lei qui. Quindi sono io quella che servo. Ho preso- Sì, decisamente. sono con il libro così ho preso appunti. Però se non è di disturbo potremmo chiederle se sa a quale altro titano potremmo chiedere lo stesso favore. Sapevo che questa domanda sarebbe arrivata.
Ho perso un po' i contatti con gli altri titani. Johan, titano del tuono, non è appunto troppo lontano da qua. Potrebbe anche essere utile, ma pericoloso. E non penso che solo le mie porte siano state quelle che hanno visto lui. Ah, non era un bluff quella cosa? Il mio essere provocatoria era solo per far bollire un po' il sangue di Seika. Potete negare il divertimento a un essere che ha vissuto migliaia di anni? Assolutamente no. Non sia mai. Questa Johan si ricorda che tipo fosse. La velocità con le quali il loro ferro è in grado di tagliare le carni dei nemici è conosciuto in tutto il reame. Toccando le giuste corde potrebbe essere stata convinta dal dio del caos, è stato abbastanza convincente. Mettiamola così. Se tuo padre non avesse creato l'amicizia che aveva con me, probabilmente sarei stato dal suo lato. E mio padre non ha provvidenzialmente creato l'amicizia con qualche altro titano? Tuo padre aveva tanti amici, ma quando hai tanti amici... Hai altrettanti nemici. Non interrompe la regina, Maria Mahane. No. Come si dice a Baldur's Gate? Madonna, gli tiro proprio un coppino. Era elfico proprio. Posso chiederle se, come mi è stato donato dal titano del fuoco, a uno dei miei compagni il simbolo suo per far notare che noi abbiamo anche la sua approvazione? Mi guarda tutti quanti. Mi inginocchio. È come vorresti fare? Avete una sola vestigia. No. Ok, io tiro fuori la Star Razor e gliela mostro. Io alzo la maschera al volto e al solito il fumo denso va a creare la vestigia sopra di me. Io in realtà ce l'ho fissato alla schiena, quindi mi basta tirare fuori l'arco. No, io faccio un passo indietro, non lascio fare loro. Ancora non avendo certezze sulla mia vestigia, non voglio che venga investita di ulteriore potere. Guarda le vostre vestigie, le studia una a una, poi guarda quella di Seika. Beh, sei stata tu a portarmi un regalo, quindi devo ricambiare. L'arco viene attratto, viene avvicinato al palmo della mano del titano. Questa si ricopre di nuvole che si caricano di un'energia elettrica. Poi una serie di rune si spandono per tutta la stanza, poi queste si richiudono tutte sulle nuvole, stringendole fino a quando il tuo arco è ricoperto dalle rune del titano, e poi queste piano piano svaniscono e riavvicina l'arco facendolo fluttuare sulle tue mani. Lo osservo prima di riprendermelo, stavolta in tono serio ma non più ostile. Grazie. Ci vediamo a Vetrascaglia. Grazie mille ancora. Una domanda, Seika, stavo dimenticando. Perché tutto questo odio verso tuo padre? Sgrano gli occhi perché in realtà non mi aspettavo una domanda del genere. È solo che Victor ha sempre... Ecco, aveva tracciato una via per me e non è stata una cosa gradevole. Avrei preferito scegliere. Ed è riuscita a curarti? Sì, morendo, sì. Non è solo per la malattia. Faccio un passo avanti, con veemenza in realtà, stringendo l'arco. Non è solo questo, e comunque non è morendo che avrebbe risolto la cosa. Certo non ha aiutato, però oltre la malattia è il fatto che lui ha scelto per me. Il mio destino non è mai stato mio, non sono mai stata davvero libera. E ha continuato a farlo, sta continuando a farlo anche da morto. Cosa ti tiene bloccata? Il fatto che stai facendo del bene? Il fatto che tu abbia scelto di unirti a loro? Tuo padre non ha fatto nulla di diverso. Sei stata tu a scegliere di andare con loro. Ma se una cosa non la vuoi fare, non la fai. Tuo padre scelse tua madre invece che me quando... Sì, c'è stato un momento intimo tra di noi. Secondo te eravamo soltanto amici che lui mi veniva a trovare a chiedermi come stavo e avrei combattuto al fianco di un semplice compagno di giochi? Non puoi biasimare un padre perché ha cercato di darti una mano. Ormai eri nata, non poteva ucciderti, cioè poteva farlo, ma non era corretto. Gliel'ho suggerito, ma non voleva sentire storie su questo. Ho migliaia di anni, ho un giudizio diverso dal tuo. Perché se non vi ha scelta non avete mai provato un briciolo di
rancore. È stata la sua scelta, io rispetto le scelte delle persone, soprattutto quando sono onorevoli. Sì, ci sono rimasto un po' male perché ha scelto una popolana rispetto a una regina, ma Avrei soltanto voluto che mio padre provasse a conoscere me e non quella che voleva fossi. Ma non si è mai preso il disturbo. un padre è qualcosa di diverso, Senka, non è... Cioè, ogni persona fa una cosa per un motivo, delle scelte. Anche voi avete quelle vestigie perché avete fatto una scelta, potevate tornare indietro, potevate vivere le vostre piccole vite nei vostri piccoli villaggi. Eppure suppongo che qualcuno si sia sacrificato per voi, che qualcuno abbia lasciato il percorso che ora voi state percorrendo, per non dimenticarlo. Lui aveva l'immortalità, Senka, e quando lui è tornato qua, non l'ho visto il giorno della sua morte, non ho voluto vederlo, perché voglio ricordarlo come quando l'ho conosciuto io. Ma ricorda, lui ha sacrificato la sua immortalità per te, per noi e per quelli che domani, o quando sarà il giorno, scenderà sul campo di battaglia. Perché questa è la fede, è credere anche nei momenti più duri. E ora lui è morto, ed è un momento duro, e io credo in lui, per questo io credo in te. Io non sono mio padre. Oh no, non lo sei, sarai qualcosa di diverso. Ci sono delle lacrime che le stanno scorrendo sul viso e la mano che stringe l'arco sta tremando. E anche se cambiassi idea adesso, che cosa varrebbe? Lui è morto, non c'è più. Perché non prendi uno di quei draghi e vai via e lasci Vetrascaglia? Combatteremo noi per te. Apre più volte la bocca, ma non esce niente. Potrebbe farlo, forse sì, però non sa se vuole. Cioè, si rende conto che è stata così impegnata a pensare a non voglio fare quello che voleva mio padre, che non si è mai chiesta ma cos'è che voglio fare io? Non ti nascondere dietro alle bugie che ti stai dando da sola. Questa è la mia casa, è la casa di mia madre. Voi non siete di qua, giusto? No, E perché siete qui a combattere? io per le persone che amo, che ho lasciato dall'altra parte. Per un futuro, per averne uno. Perché ho promesso a una persona che detestavo, ma che si è sacrificata per salvare me e i miei amici, le persone che amo. Lo faccio per mio padre. Perché mia sorella si merita ancora di continuare a leggere i suoi libri e a miscelare le sue pozioni. Batte la mano sul trono. Bravi, per il futuro. E loro potrebbero non cambiare nulla, o forse sì. Solo combattendo possiamo saperlo. Combattiamo per loro, per quelli che non possono più farlo. Sei un po' a disagio, Seika, perché ha sentito tutte queste meravigliose motivazioni e lei non lo sa cos'è che vuole, non sa neanche perché lo sta facendo. Borealis l'ha colpita dove le faceva male. Odiava Victor perché ha sempre deciso per lei nella sua testa, però non si è mai chiesta cosa vorrei fare io se mio padre non decidesse per me. Alzo lo sguardo su di lei e con una voce molto piccola, come si sta su dopo aver visto così tanta morte? Tanta forza di volontà e quel briciolo di pazzia che ti fa andare avanti. È la maledizione, nonché la bellezza dell'immortalità. Grazie. E faccio un inchino. Andiamo? Sì. E ci dirigiamo verso l'uscita, direi. Buona fortuna e che lo spirito di Victor e dei titani vi accompagni in ogni vostro passo. Esco per ultima. La guardo un'ultima volta. Grazie. State tornando verso le vostre cavalcature. Il freddo accarezza i vostri volti, ma Archibald, qualcosa è diverso intorno a te. Hai la vestigia addosso. Hai dimenticato. Forse qualcosa voleva che tu la indossassi in quel momento. Una voce nelle tue orecchie, sibilante. Curiosi, gli uccelli sono animali molto curiosi. Sapevi che loro sentono l'arrivo di una tempesta sul loro nido chilometri prima che questa arriva? Li senti, Archibald? Senti qualche uccello intorno a te? La tempesta sta arrivando.